Buongiorno enduristi, benvenuti nel mio nuovo canale. Allora, intanto mi presento, sono Enduro e niente, faccio un motovlog. Oggi vi porterò in Slovenia. Siamo già in realtà in Slovenia, adesso siamo più o meno vicino al ponte di Salcano e andremo fino al più grande villaggio d'Europa dei pastori. Questa è la mia moto. Non so se servono presentazioni, insomma in rete è pienissimo di video a riguardo. Benelli TRK 702X a circa un annetto e mezzo, più o meno l'ho presa quando è uscita. Tris di valigie sempre fornite da Benelli con la moto e niente, direi proprio di andare. Sono circa 3 orette, 2 orette e mezza da dove siamo ora. Il piano è quello di fare tutto un tiro sulla strada per arrivare direttamente al villaggio, poi fare un piccolo trekking perché non è direttamente raggiungibile in moto. Ahimè, mi hanno già scombussolato i piani perché dovevo fare il pieno nel primo distributore vicino al confine, però stanno facendo dei lavori, quindi è chiuso. E in più dovevo prendere anche in Pekarna, che sarebbe il panettiere sloveno, appunto del pane per pranzare, ma anche quello sembra chiuso, cioè ma chiuso definitivamente, quindi niente. In realtà volevo tagliare fuori tutte le città, cosa che ho settato nel percorso, appunto perché è un peccato non fare queste strade. Sono molto più belle, sono in mezzo al bosco, sono lo stesso un po' trafficate, ma decisamente meno della città. Quello che ci aspetta praticamente sono circa 130 km, chilometro più, chilometro meno, attraverso un sacco di città, sempre ed esclusivamente in paesini immersi nel verde. Infatti uno dei primi che vedremo adesso è un paesino che ho scoperto tipo un anno fa, ma così a caso, una roba incredibile, perché dovevo tornare a casa dopo essere stato a uno dei castelli più famosi della Slovenia, e tornando giù era tutto chiuso causa alluvioni, era quel periodo che pioveva tantissimo, e mi ha sparato in mezzo al nulla sostanzialmente, passando per una zona industriale che poi si è aperta in questa vallata incredibile che sembrava essere finiti a Hobbytown o nella contea, che dir si voglia. Il paese si chiama Chiapovano, nome abbastanza curioso per noi italiani, e in sloveno Cepovan, mi perdoneranno gli utenti sloveni, ed è molto figo, cioè non c'è niente in realtà in quel paesino perché veramente sono 4 case incastonate in una vallata, però è veramente figo a livello di paesaggio, ma lo vedrete subito. Che dire sulla moto? La moto va bene, va molto bene, non si può pretendere l'eccellenza visto il prezzo, d'altronde sono 7.500 euro più, euro meno, ma appunto considerando il prezzo vi posso assicurare che non sono per niente pentito della scelta, anzi ha dei difetti sicuramente, che sono quelli più comuni riscontrati in tutti i video di YouTube, non sto a tediarvi adesso con i dettagli, ma sicuramente il peso. Per il resto a livello di motore, il motore è decisamente giusto per quello che almeno serve a me, cavalleria giusta, consuma comunque il giusto, e che dire, qualità-prezzo top. Comunque è incredibile vederli sloveni a queste ore, 7:41, già belli attivi. E non è il primo che incontro da una mezz'ora a questa parte, quindi tanto di cappello. Tema temperature. Oggi è il 28 giugno e sono le 7:43, ok, che prestino. Mi segna circa 21 gradi, no, 23 gradi il termometrino, è un po' starato, che è troppo protetto, ma poco importa. E vi posso dire che con questa giacchetta traforata ho un po' di freddo, un pochettino di freddo. Comunque guardatevi queste strade qua, immerse nel verde,
mezzo alla vallata. Ancora non si è aperta, vedrete più avanti come cambia. Asfalto non al top, devo dire, ma fattibilissimo. Comunque ho seriamente freddo. Dovrei mettermi su l'impermeabile, ma non ho tanta voglia di fermarmi perché c'è un po' di strada da fare e ho i tempi non dico stretti ma abbastanza limitati quest'oggi. Però sì, per essere il 28 di giugno mi aspettavo delle temperature decisamente più alte, magari dopo si alzeranno quando sorge bene il sole. Comunque, piccolo spoiler, sto viaggettino è diciamo un riscaldamento per il futuro viaggetto programmato verso fine luglio, primi di agosto, in cui non sarò solo ma sarò accompagnato da un amico che come me ha la passione della moto e del motoviaggio, in cui in circa 9 giorni attraverseremo 5-6 nazioni spostandoci verso est. Quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanellina così da avere le notifiche quando partiremo. Siamo arrivati a Chiapovano, detto anche Cepovano, o Cepovan detto anche Chiapovano. Guardate che vallata. Questo sostanzialmente è il mega centro della metropoli di Chiapovano. Wow, hanno rifatto la strada qua. La scorsa volta era tutto un macello, tutta mangiata dal tempo, dalle intemperie. Sul navigatore me lo segnava e speravo ci fosse. C'è una strada bianca che per circa un paio di chilometri più o meno ci fa attraversare il bosco per portarci poi di nuovo su una strada asfaltata che si ricongiunge su quella principale. Speravo tantissimo ci fosse una strada bianca perché è un pezzo che non faccio off-road, chiamiamolo off-road perché è il massimo che mi posso aspettare, insomma, con la tipologia di moto che ho oggi. Innanzitutto perché enduro si chiama il canale, perché come è intuibile facevo enduro, ho sempre fatto enduro, quindi io provengo da un mondo fuoristradistico, specialistico, sempre corso con moto da enduro, soprattutto 2 tempi, e quindi mi manca tantissimo. Se si può fare anche un po' di off-road appena con qualsiasi moto, per me è il top. Non è la prima volta che affronto, diciamo, un po' di off-road, tra virgolette, come questo con questa moto qua. Devo dire che si comporta abbastanza bene per quello che serve, insomma, che alla fine sono strade bianche. Ma si comporta bene, è sempre un po' pesantina, ecco, questo sì, fosse un po' più leggera sarebbe meglio. Comunque guardate che atmosfera, strada bianca, bosco, luce che filtra. Allora, devo dire che a livello di guida in piedi si guida bene. La triangolazione non è proprio il top, nel senso che è un po' troppo, non so come spiegarvi, le pedane non sono pensate per fare guarda qua che bello, guarda qua che bello. Tornare indietro subito. No raga, ho trovato un posto fantastico, vediamo se si vede. No, guarda lì, wow. Rieccoci. Allora, mi sono fermato un attimo perché dovevo far volare un po' il drone, giusto per riprendere perché era figo. E ho avuto un attimo di panico, vabbè che non si può andare da molte altre parti, quindi in realtà la strada è una ed è dritta, quindi sì, non è che si può sbagliare. Però il navigatore ovviamente non prendeva più. Ho fatto il gravissimo errore di non scaricarmi le mappe offline. Infatti appena un po' di rete magari le scarico, che non si sa mai
che sparisca la retta di nuovo dove andiamo dopo. Comunque guardate qua che strada bianca, incredibile, sembra di essere a Jurassic Park, una nebbiolina che gira qua, che filtra attraverso la luce. Ho il cupolino che vibra un sacco, spero non si senta troppo col microfono. Stiamo praticamente scendendo nella nebbia adesso, perché è ancora un po' prestino, sono circa le 8 e si vede che finché non passa bene il sole qua... No, la grotta, wow, il passaggio sotto la roccia, panorama top, bella la nebbia. Comunque ho visto passare solo un'auto finora, quindi vuol dire che questa effettivamente è una strada ufficiale, tra virgolette. Oh, sentite qua, è una strada ufficiale, tra virgolette, che utilizzano per salire, per andare verso Chiapovano. Questo per dirvi quanto è popolata Chiapovano e quanto è una metropoli. Allora, è ancora un po' lunghetta, nel senso che dovrebbe esserci ancora quasi un chilometrino, penso, a memoria ricordando Maps. Ma è un sacco figo, a me piacciono queste strade qua, in mezzo al nulla, da soli, nell'avventura più totale. Vediamo se è vero. Sì, ok. E niente, la magia è finita, siamo tornati sull'asfalto e nella nebbia. Mi mancava un po' la nebbia della bassa friulana. Ok, ci siamo ricongiunti alla strada principale, che se non vado errato così a occhio ci porterà in direzione verso Lubiana, però non dovremo passare per Lubiana perché ci farà passare appena sopra, quindi tagliandola fuori completamente. Quindi essendo una strada abbastanza anonima ci vediamo direttamente là. Adesso si apre con queste vallate qua incredibili che ogni volta mi fanno pensare di abitare quasi nel posto sbagliato. Guardate quanto verde che c'è in questi posti, quanto. Mancano circa 51 minuti per arrivare alla meta, che in realtà non è la meta finale, ma è il parcheggio da cui parte il trekking per arrivare al villaggio dei pastori. Ora, qua è pieno di paesini, purtroppo tocca andare a 50 all'ora, infatti pensavo di essere un po' più veloce in realtà. Ci siamo fermati in Pekarna, ovvero è il panificio in sloveno, per comprare il pane per farci i panini da mangiare durante il trekking, almeno risparmiamo un po' di tempo sul pranzo. Il tipo era anche molto simpatico, era un ragazzo che mi chiedeva da dove arrivavo, perché ero qua, cosa stavo facendo. E adesso ho una fame bestia perché gli ho messi dentro la borsa laterale e c'ho una fame, c'era un profumo dentro quella panetteria, era pieno di Krafen, brioche, roba salata, troppa roba. Fa male entrare dentro quei posti. Tornantino a destra, maledetta macchina, è facile con l'8,90. Allora, il cartello non prometteva molto bene, nel senso che c'era una bella X rossa che non promette bene, ma adesso vediamo se... È successa una cosa incredibile. Allora, stavo andando su e il cartello che aveva presagito niente di buono, in effetti
segnava che la strada era chiusa per andare al parcheggio che era la nostra destinazione. Allora ho beccato questo signore che è qui davanti con la Peugeot nera, che mi ha detto follow me. Adesso mi sta mostrando una strada alternativa per andare sempre là alla fine. Vediamo dove mi porta. Beh, comunque strada incredibile. Grandissimo. Vedi, seguire gli autoctoni e parlare un po' con gli autoctoni tante volte aiuta un sacco. Maps me la segna questa strada, però diciamo che non l'avrei presa in autonomia, ecco, se proprio devo essere sincero. Ciao caprette! Ecco, questo potrebbe essere un gran problema. Ok, anche questa l'abbiamo fatta. Sono parecchio divertito perché questi imprevisti qua, ok che sono imprevisti, quindi di solito non dovrebbero essere piacevoli, però è stata molto simpatica come cosa. Siamo riusciti a ricongiungerci alla strada che ci porterà al parcheggio e non ho capito dove si paga bene. C'è il cartello adesso qui fuori con i prezzi, ma penso che ci sia qualche gabbiotto, qualcosa per pagare su, insomma, a rigor di logica. Mancano 5 minuti e poi dovremmo essere arrivati. Il signore è andato dritto ovviamente per la sua strada, l'ho salutato e è stato molto piacevole. Grazie. Me la sarei aspettata tutta bianca questa strada perché dalle foto di Maps effettivamente non era asfaltata. Si vede che non erano così aggiornate. English. Yeah. More 7 kilometer. Ah, I can go up. Then on the top, it's not possible Ok. because it's closed for car and. Ok. So I can go up. Yeah. Ah, ok. Thank you. Okay. Allora, 7 km mi ha detto che si può andare ancora su. Il signore è stato super gentile perché allora sono tornato indietro a chiedergli informazioni perché non capivo bene dove cavolo dovessi mai andare. E lui mi ha detto che se proseguo altri 7 km dovrei arrivare nell'ultimo parcheggio possibile prima di poi partire a piedi e invece di farmi un'ora a piedi ne faccio solo mezz'ora, quindi diciamo che è un buon vantaggio. Quindi facciamoci un po' sta strada bianca qua all'enduristica e poi parcheggiamo e saliamo a piedi. Oh, le mucche, sì, le mucche, ciao mucchette. Ciao. Ciao. Scusate, posso passare? Posso passare? Buongiorno. Allora, la strada proprio non è il massimo, diciamo, ma è molto figo. Cioè, guardate dove cavolo siamo, guardate. Beh, la Slovenia è troppo figa perché si possono fare queste cose qua da noi. In Italia da noi ormai le strade bianche sono veramente risicate, in montagna non si può andare, non si può fare più niente. Dovremmo essere arrivati, ok. Allora, siamo arrivati al parcheggio, abbiamo parcheggiato e adesso siamo al trekking che ci porta proprio alla vallata dove ci sono tutte le fattorie e le capanne, non so come chiamarle, le case tipiche, ecco. Ho il fiatone, come si può sentire. Non sono riuscito a pagare, nel senso che il parcheggio lì funziona che si paga tramite SMS, quindi si manda il codice di riferimento del parcheggio più il numero di targa del veicolo, solo che evidentemente qua non essendoci campo non funziona, quindi vediamo se troverò ancora la moto tornando giù oppure me l'avranno portata via. Guardate che razza di posto incredibile che è questo.
quanto ho letto, qua vivono tutto l'anno dei fattori e degli allevatori, che sono poi quelli che vivono in queste capanne, case tipiche, chiamiamole sempre come vogliamo. Ed è veramente figo, sembra quasi di essere nella contea, solo che invece di essere scavati dentro le colline sono fatte così. Ragazzi, se il video vi è piaciuto e volete vedere altri video del genere, iscrivetevi e attivate la campanellina. Sicuramente nel prossimo mese arriveranno tanti video a carattere motovlog. Vi lascio con queste immagini, così potete vedere quanto bello è questo posto. Ciao!